Ciao amici gatti e amiche gatte! Sono andata a scoprire una delle colonie più famose di Roma, i gatti dell'area sacra di Torre Argentina. Venite con me che vi faccio scoprire questa colonia. Ciak, si gira! Largo di Torre Argentina è un luogo in cui si respira la storia. Proprio qui nel 44 a.C. Bruto colpì a morte Giulio Cesare. Gli scavi in questa zona iniziarono nel 1926 e furono ritrovati resti di 4 templi, da qui il nome di Area Sacra di Torre Argentina. Numerosi gatti hanno sempre popolato questa zona, riparati dalle rovine di Roma, che si collocano sotto il livello del manto stradale. I gatti venivano nutriti da gattare e gattari di buon cuore, tra cui anche la grande attrice Anna Magnani, che abitava lì vicino, ed Antonio Crast, che ottenne le chiavi di un sotterraneo adiacente alle rovine, una grotta, per poter tenere al coperto un po' di scorta di cibo ed offrire rifugio ai mici. Fu la volta poi dell'attrice Franca Stoppi, affiancata poi da Lia De Chel e Silvia Viviani, 2 donne straordinarie, di cui ci racconta Silvia Zerenghi, volontaria nella colonia fin dal 1995. Dunque, Larga Argentina è sempre stato un posto di rifugio dei gatti, sia dalla sua scoperta. Nel 1993 2 donne molto particolari, Silvia Viviani e Lia De Quel, hanno deciso di impiegare il loro tempo cercando di prendersi cura dei tanti animali che hanno qui, e hanno cominciato subito a sterilizzare, una campagna di sterilizzazione che ha ridotto notevolmente il numero dei gatti presenti, e anche hanno ridotto moltissimo la mortalità dei gatti stessi, sia piccoli che grandi. Un'altra cosa che hanno dovuto organizzare è il reperimento di fondi. Torre Argentina non gode di finanziamento pubblico, per cui il nostro lavoro è finanziato unicamente dalle donazioni dei nostri sostenitori. Sì, che adottano a distanza o acquistano gli oggetti che noi facciamo a mano per il rifugio, o fanno semplicemente delle donazioni. Le volontarie e i volontari accolgono dunque i turisti e raccontano la vita e la storia della colonia, e questo è molto importante per reperire fondi e per le adozioni, che possono avvenire anche a distanza. Un'altra cosa molto importante del nostro lavoro è che, una volta bonificata l'area di Torre Argentina, abbiamo pensato di estendere la campagna di sterilizzazioni a Roma, quindi alle colonie presenti in Roma. Forniamo un aiuto a sterilizzazioni a basso prezzo o anche gratuite per chi non se le possa permettere, e anche per i privati. Il lavoro fatto è davvero impressionante. Pensate che solo nel 2017 sono state effettuate oltre 4.900 sterilizzazioni, un vero record. E parlavo appunto con Silvia del fatto che non c'è alcun pericolo, come dicono alcuni, che i gatti si estinguono a causa delle campagne di sterilizzazione. Anzi, la sterilizzazione è un mezzo per contenere la popolazione, che altrimenti crescerebbe a dismisura e non sarebbe sostenibile. Io invito chiunque sia contro la sterilizzazione a farsi un giro in queste colonie o prendere contatto con le associazioni che si occupano di gatti per rendersi conto di questa cosa. Ho visto che adesso la sede qui del rifugio è ben allestita, c'è un buon pavimento, c'è un impianto elettrico, è sempre stato così? No, sono cose duramente conquistate nel tempo. Nel 93, ma anche nel 95 hanno iniziato io stessa a fare volontariato qui. Questo era una caverna buia, sporca, con il pavimento in cemento. Sopra le nostre teste c'era una strada, per cui cemento armato, e non c'era riscaldamento, non c'era luce, non c'era acqua. Sono cose che sono state ottenute con la lotta e grazie anche alla disponibilità intorno agli anni 90 dell'ufficio di sistema. Qua ci stanno 2 personaggi molto simpatici, sono 2 gatti adottabili a distanza, Pioppo e Orobello. Pioppo è un gatto tripode, ma lui non lo sa. Viene da Guidonia, ha subito un incidente per cui gli è stata tolta la zampina posteriore sinistra e la coda.
Però questo non ha cambiato le sue abitudini, salta, corre, si arrampica, si fa le unghie in un precario equilibrio su una zampa sola ed è un soggetto molto simpatico. Orobello è un micio buonissimo, è un micio dolcissimo che aveva anche trovato un'adozione, ma ha una pessima abitudine, lui è un marcatore. I marcatori sono gatti che fanno pipì ovunque. E il suo povero proprietario precedente, dopo 5 anni di convivenza in cui Orobello ha marcato di tutto e di più, ce l'ha purtroppo portato. Non è possibile tenere un gatto marcatore in casa, però è molto buono, molto affettuoso e c'ha sempre un'aria triste da solo un povero gatto, il che gli permette di ricevere tutti i migliori bocconcini del rifugio. Questa pallottola di pelo si chiama Disturbia. Disturbia è una gatta appunto che ci è arrivata come eredità non voluta. Purtroppo prima di portarcela ha passato mesi chiusa al buio da sola in una casa dopo che era morta la sua padrona, il che l'ha resa estremamente nervosa, disturbata, da qua il nome. Però Disturbia è una micia buona. Sì, è buona. Buona, dai. È buona. Da qualche morsichino. Da morsetto, ma ma sono morsetti sì, affettuosi. E per lei sarebbe auspicabile una vera casa. Lui è Tichiro, è un gatto della neve. Venne trovato che zampettava nel 2012, quando ci fu l'altra grande nevicata a una fermata della metro. Chiaramente un gatto di casa, era un gatto intero, per cui l'abbiamo sterilizzato. Ed è rimasto qui perché non è neanche un gatto giovane, e quando lo scorso febbraio ha nevicato si è buttato nella neve proprio ama la neve. Lui è Decimo, trovato come giovane gatto, qui sta maturando, diciamo. È un bravo gatto, non particolarmente affettuoso, però un ottimo carattere, non litiga con nessuno. Oggi è presente anche una nursery dove vivono gatti che non potrebbero sopravvivere all'esterno, gatti ciechi, gatti sordi, gatti neurologici, gatti anziani che farebbero veramente fatica a vivere all'esterno del rifugio. Qui siamo nella nursery dove appunto teniamo gatti fragili, gatti che hanno bisogno di particolare attenzione. Questa signorina qua si chiama Smemorina. Smemorina era una gatta di una colonia che però è stata investita ed ha avuto problemi neurologici. Amore, è una gattina anziana che non sta molto bene, ha una forte insufficienza renale. Amore, dimmi. Però prende i suoi integratori, prende le sue medicine, le piace essere coccolata. E allora, buona vita Smemorina. Questa signorina qua invece si chiama Isabeau. Isabeau ha un'otite purulenta che le ha mezzo maciullato un orecchio, l'orecchietto sinistro. In più ha avuto anche un carcinoma alla mammella, che è un cancro rognoso e con molte recidive, per cui non può essere lasciata libera di andare dove desidera, però è una gattina tranquilla, buona. Grampi e Poseidone. Miau, certo, Poseidone è un gatto cieco che ha avuto un carcinoma a cellule squamose alle orecchie, è anziano, è FIV e quindi è un ospite della nursery. Anche Grampi è un micio piuttosto anziano, però ecco, ama molto, è un micio molto, molto social. Vedo. Lui è Vincenzino
Vincenzino è un giovane gatto cieco d'un occhio, ma vivacissimo, dolce, buono. Per lui speriamo sempre in un'adozione, perché anche se non è un micino, insomma, ci si diverte con lui, ecco. Ma che bello questo filino, lo so, sarà una madre. Oh, ciao, certo. Sì, hai ragione, hai ragione. Loro proprio amano socializzare. Sì, loro sono socievolissimi. Scusa, puoi? Oppa, grazie. Oggi nella colonia sono presenti circa 130 gatti. Entrano ed escono liberamente attraverso diverse gattaiole, si fanno fotografare dai turisti, vanno a dormire nelle loro calde cucce e aspettano con ansia il momento della pappa. Prima della nascita di questo tipo di colonie, a Roma la vita media di un gatto di strada era di circa 2 anni. Oggi ci sono invece anche molti vecchietti nella colonia che girano nell'area sacra. Alcuni non si fanno avvicinare ed hanno anche 11-12 anni, che è decisamente una bella età per un gatto che vive fuori casa. Ci tengo a dire che la colonia di Torre Argentina non è un luogo dove portare un gatto che non si può più tenere, magari una eredità non gradita. Nuovi gatti sono comunque un onere che la colonia fa fatica a sostenere. Inoltre, per un gatto abituato a vivere in casa è un vero shock iniziare a vivere in una colonia, per cui si aiuta in genere a trovare una nuova famiglia al gatto e si fa il possibile per non rompere l'equilibrio sia del gatto stesso che della colonia. Per conoscere meglio la colonia ci sono 2 siti, gattidiroma.net e romancats.com in lingua inglese. Il gruppo Facebook si chiama Gatti di Roma Roman Cats e per aiutare i gatti di Torre Argentina si possono fare diverse cose, si possono fare adozioni a distanza, si possono fare donazioni, si può anche, se si abita qui, venire a fare volontariato per accogliere i turisti che sono così importanti per le donazioni alla colonia. Io ringrazio tanto Silvia, ringrazio le volontarie che mi hanno accolto e mi hanno raccontato la vita di questa colonia. Vi lascio con un appello di Silvia per aiutare questa colonia, ma anche per aiutare tutti i gatti che hanno bisogno. Adottate e non comprate, perché non ha molto senso acquistare un gatto. Adottate gatti già adulti, adottate gatti anziani, perché hanno già un carattere ben definito e non rivelano sorprese. Un gatto anziano è un gatto capace di donare amore e di creare pochissimi problemi, solo quelli di una persona anziana. Se non potete adottare, adottate a distanza. È il modo per sostenere chi come noi lavora costantemente con gli animali abbandonati. Adottate da un rifugio, adottate a distanza un gatto disabile che nessuno vorrà. Datevi da fare, ci abbiamo bisogno di voi.